Ti è mai capitato di sentirti invisibile, di dare tutto te stesso e ricevere solo briciole, di rimanere in silenzio mentre gli altri calpestano la tua dignità? Ascolta bene, oggi tutto questo finisce. Non è colpa tua se ti hanno mancato di rispetto, ma è responsabilità tua se continui a permetterlo. Ogni volta che accetti meno di quello che meriti, stai insegnando al mondo che il tuo valore è negoziabile. Ma c'è una verità che cambierà tutto. Il rispetto non si mendica, si comanda, non si implora, si irradia. E quando finalmente capisci come fare, la tua vita si trasforma completamente. In questo video ti mostrerò esattamente come diventare una persona che non può essere ignorata, calpestata o sottovalutata. 8 strategie concrete che faranno sì che nessuno osi più mancarti di rispetto. Se sei stanco di sentirti invisibile, se hai finito di accettare le briciole, se vuoi finalmente essere trattato come meriti, questo è il momento. Il tuo atteggiamento vale più di 1000 parole. Chi è padrone di se stesso non si abbassa mai al livello di chi vuole ferirlo. Marco Aurelio. C'è una verità brutale che devi accettare. La gente ti tratta esattamente come tu permetti che ti tratti. Non sono le tue parole che determinano il rispetto che ricevi. È la tua energia. È come entri in una stanza. È come ti siedi quando nessuno ti guarda. È come reagisci quando qualcuno cerca di sminuirti. Ti faccio un esempio concreto. Conosci quella persona che entra in ufficio e tutti si voltano? Non perché sia la più bella o la più intelligente, ma perché porta con sé una presenza che non può essere ignorata. Non si lamenta, non si giustifica, non mendica attenzione. Semplicemente esiste con una forza silenziosa che dice: io sono qui e ho valore. L'energia è onesta. Non puoi fingere fiducia se dentro sei terrorizzato. Non puoi irradiare rispetto verso te stesso se segretamente credi di non meritarlo. Le persone sentono questa incoerenza, anche se non sanno spiegarla. Pensa a quella volta che hai incontrato qualcuno e immediatamente hai sentito: questa persona è diversa. Non sapevi spiegare perché, ma c'era qualcosa nel modo in cui si muoveva, in cui parlava, in cui occupava lo spazio. Era la sua energia che comunicava sicurezza, che irradiava rispetto per se stesso. Ecco la verità che nessuno ti ha mai detto. Quando smetti di cercare disperatamente l'approvazione, quando smetti di giustificare ogni tua decisione, quando smetti di scusarti per esistere, la tua energia cambia completamente. Non devi diventare arrogante o aggressivo, devi semplicemente diventare saldo, radicato, centrato su chi sei realmente. La tua energia deve dire: non ho bisogno di convincerti del mio valore, non ho bisogno di dimostrarti niente. Sono qui, questo è chi sono, e se non riesci a vederlo è un problema tuo, non mio. Questo non significa essere scortesi, significa essere chiari, cristallini, senza scuse. Quando inizi a portare questa energia nelle tue interazioni quotidiane, dal bar sotto casa alla riunione in ufficio, le persone iniziano a trattarti diversamente, non perché hai detto qualcosa di speciale, ma perché hanno sentito qualcosa di diverso in te. Quella differenza è il rispetto che provi per te stesso e diventa contagioso. Come costruire una forza interiore a prova di tutto. Ciò che turba gli uomini non sono le cose, ma i giudizi che essi formulano sulle cose. Epitteto. Il rispetto degli altri inizia dal rispetto che hai per te stesso. E questo rispetto non può essere superficiale. Deve essere radicato così profondamente dentro di te che niente e nessuno possa scalfirlo. Troppo spesso costruiamo la nostra autostima su fondamenta fragili. Il lavoro che facciamo, i soldi che guadagniamo, l'approvazione che riceviamo. Ma cosa succede quando perdi il lavoro? Quando attraversi un periodo difficile? Quando qualcuno non ti apprezza? Crolla tutto. Un nucleo interiore indistruttibile è diverso. È costruito su valori che nessuno può toglierti. È alimentato da una consapevolezza di chi sei che va oltre le circostanze esterne. Ti racconto di Marco, un mio amico che ha perso tutto in una crisi aziendale. Casa, macchina, persino alcuni amici. Ma c'era qualcosa in lui che non si è mai spezzato. Mi disse: possono togliermi tutto quello che ho, ma non possono togliermi chi sono.
Quella è la differenza tra chi si riprende e chi rimane a terra per sempre. Questa forza interiore non è innata, si allena, come un muscolo che diventa più forte ogni volta che lo usi. Ogni mattina quando ti alzi e decidi di essere fedele ai tuoi principi invece di seguire la strada più facile. Ogni volta che dici la verità, anche quando sarebbe più comodo mentire. Il tuo nucleo interiore si costruisce ogni giorno. Ogni volta che mantieni una promessa che hai fatto a te stesso. Ogni volta che dici no a qualcosa che va contro i tuoi valori. Ogni volta che scegli la verità invece della comodità. Pensa alle persone che rispetti di più. Cosa hanno in comune? Una cosa: sono coerenti. Quello che dicono lo fanno. Quello che promettono lo mantengono. Non sono perfetti, ma sono affidabili. Prima di tutto con se stessi. Non è questione di perfezione, è questione di integrità, di coerenza tra quello che dici di essere e quello che fai realmente. Quando il tuo nucleo è solido, le opinioni degli altri diventano semplicemente rumore, interessanti, forse utili, ma mai determinanti per il tuo senso di valore. E questa solidità si sente, si respira, si percepisce in ogni tua azione. Come farti rispettare prima ancora di parlare? Il saggio parla quando ha qualcosa da dire. Lo stolto parla quando deve dire qualcosa. Seneca. Ecco una verità che rivoluzionerà il modo in cui vedi le relazioni. Le persone decidono come trattarti molto prima che tu apra bocca. È tutto nella presenza, nel modo in cui entri in una stanza, in come ti siedi, in come ascolti. Ho un collega che è magro, non particolarmente alto, non parla mai ad alta voce. Eppure, quando entra in una riunione, tutti si zittiscono, non perché abbia un titolo importante, ma perché la sua presenza comunica una verità incontestabile. Sono qui, sono presente e quello che ho da dire ha valore. La presenza è la differenza tra esistere e vivere, tra essere nella stanza ed essere la stanza. Ma qui arriva la parte interessante. La maggior parte delle persone è mentalmente assente anche quando è fisicamente presente. Guardano il telefono mentre parlano con te. Preparano la loro risposta mentre stai ancora parlando. Pensano alla lista della spesa durante una conversazione importante. Tu puoi essere diverso. Puoi essere quella persona rara che è completamente presente. Come si costruisce? Prima di tutto, con la consapevolezza. Smetti di essere mentalmente altrove quando sei fisicamente presente. Smetti di preparare la tua prossima frase mentre l'altro sta ancora parlando. Smetti di controllare il telefono ogni 30 secondi. Sii qui, completamente, totalmente. Secondo, rallenta tutto. I tuoi movimenti, la tua respirazione, la tua voce. Le persone frenetiche comunicano insicurezza. Le persone calme comunicano controllo. Terzo, ascolta con tutto il tuo essere, non solo le parole, ma l'emozione dietro le parole, non solo quello che dicono, ma quello che non dicono. Quando sviluppi questa presenza, accade qualcosa di magico. Le persone iniziano a cercare la tua opinione, iniziano a rispettare i tuoi silenzi, iniziano a sentire che quando parli vale la pena ascoltare. Non è manipolazione. È autenticità, è essere completamente presente in ogni momento e quella presenza diventa magnetica. È come la differenza tra una lampadina fioca e un faro. Entrambi fanno luce, ma uno illumina tutto quello che lo circonda. Perché succede sempre a te e come fermarlo? Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso. Marco Aurelio. Ora arriva la parte che fa male, ma che è necessaria. La vera ragione per cui alcune persone ti mancano di rispetto non ha niente a che fare con loro. Ha tutto a che fare con i segnali che tu invii inconsciamente. Guarda, la gente è come l'acqua, trova sempre la strada di minor resistenza. Se tu offri resistenza zero, se dici sempre sì, se non hai mai confini chiari, se ti scusi per tutto, stai letteralmente invitando le persone a calpestarti. Non lo fanno per cattiveria, lo fanno perché tu gli hai insegnato che è accettabile. Pensa a quella volta che hai detto sì quando tutto il tuo essere urlava no.
Pensa a quando hai accettato un comportamento inaccettabile per paura di creare conflitto. Pensa a quando hai giustificato l'ingiustificabile per non perdere qualcuno. In quei momenti hai mandato un messaggio chiaro: il mio benessere non è importante, i miei bisogni non contano, puoi trattarmi come vuoi. Ho visto questo schema ripetersi migliaia di volte. La persona gentile che diventa lo zerbino dell'ufficio, l'amico disponibile che diventa il consulente gratuito per tutti i problemi, il partner comprensivo che si trasforma nel bersaglio per ogni frustrazione. Non è colpa tua se ti hanno trattato male, ma è responsabilità tua se continui a permetterlo. Ma ecco la buona notizia: puoi cambiare questo schema oggi stesso. Non devi diventare una persona cattiva, devi diventare una persona con confini chiari. Devi imparare che dire no è un atto di rispetto verso te stesso, non un atto di crudeltà verso gli altri. La prossima volta che senti quella sensazione di disagio, quel nodo allo stomaco che ti avverte che qualcosa non va, ascoltalo. È la tua bussola interna che ti sta dicendo: questo non va bene. E quando la ascolti, quando agisci di conseguenza, quando dici con calma fermezza «non accetto questo», stai riscrivendo le regole del gioco. Stai insegnando al mondo e a te stesso che il tuo valore non è negoziabile. Prendere le distanze senza ferire il cuore. È possibile amare qualcuno e allo stesso tempo proteggersi da lui. Seneca. Questa è forse la lezione più difficile da imparare. Puoi amare profondamente qualcuno e allo stesso tempo riconoscere che non è sano per la tua pace mentale. Non significa smettere di amare, significa amare con saggezza. Conosco una donna che ha dovuto fare questa scelta con sua madre. Sua madre era manipolatrice, critica, sempre pronta a farla sentire inadeguata, ma era sua madre e lei la amava. Per anni si è torturata, pensando di dover scegliere tra l'amore e la sua sanità mentale. Poi ha capito qualcosa di rivoluzionario. Poteva amarla da lontano, ha limitato le visite, ha smesso di condividere i dettagli della sua vita, ha creato uno spazio sacro intorno alla sua pace mentale. E indovina cosa è successo? Il loro rapporto è migliorato, perché quando non era più costantemente sulla difensiva, quando non si sentiva più attaccata, riusciva ad amare più liberamente. Questo non è essere egoisti, è essere intelligenti, è capire che l'amore vero non dovrebbe mai costare la tua sanità mentale. Ridurre l'accesso non è crudeltà, è saggezza. Significa rispondere ai messaggi quando ti va, non quando ti senti obbligato. Significa declinare inviti che ti prosciugano l'energia. Significa smettere di essere disponibile 24 giorni su 7 per persone che ti cercano solo quando hanno bisogno di qualcosa. Il silenzio diventa la tua strategia. La distanza diventa la tua protezione. E l'amore? L'amore rimane, ma ora è filtrato attraverso la consapevolezza di quello che ti fa bene e quello che ti fa male. Molte persone faticano a capire questo concetto. Pensano che amore significhi sopportare tutto, sacrificare tutto, essere sempre disponibili. Ma questo non è amore, è codipendenza. L'amore sano ha dei confini, ha dei limiti. Sa dire «ti voglio bene, ma questo comportamento non lo accetto». Quando proteggi la tua pace in questo modo, accade qualcosa di incredibile. Inizi ad attirare persone che rispettano i tuoi confini invece di calpestarli. E quelle che se ne vanno erano già andate da tempo, tu stavi solo fingendo di non vederlo. Tenere a bada le tue emozioni come un vero leader. Chi domina gli altri è forte, chi domina se stesso è potente. Lao Tzu. L'autocontrollo emotivo non significa reprimere le emozioni, significa essere il padrone delle tue reazioni invece di esserne lo schiavo. Pensa all'ultima volta che qualcuno ti ha fatto arrabbiare. Ricordi quella sensazione di perdere il controllo, di dire cose di cui poi ti sei pentito, di reagire invece di rispondere. In quel momento hai dato il tuo potere a qualcun altro, gli hai permesso di controllare il tuo stato emotivo, le tue parole, le tue azioni. Ma cosa sarebbe successo se invece di reagire avessi preso un respiro profondo, se avessi contato fino a 10, se avessi detto «ho bisogno di un momento per pensarci su».
L'autocontrollo emotivo è questo: lo spazio tra lo stimolo e la risposta. In quello spazio c'è la tua libertà. Ti racconto di un manager che conosco. Un giorno un cliente gli ha urlato contro per 20 minuti, accusandolo di cose che non aveva fatto. Mentre l'uomo urlava, lui è rimasto calmo, ha ascoltato, ha preso appunti. Quando il cliente ha finito, ha risposto con voce ferma ma gentile: «Capisco la sua frustrazione. Vediamo come possiamo risolvere questo problema». Il cliente si è scusato immediatamente, perché di fronte alla calma la rabbia si sente ridicola. Ma attenzione, l'autocontrollo non è repressione. Non è fingere di non sentire nulla, è sentire tutto, riconoscere l'emozione e poi scegliere consapevolmente come rispondere. È la differenza tra essere una pentola a pressione che prima o poi esplode e essere un termostato che regola la temperatura della stanza. L'autocontrollo emotivo si allena ogni giorno. Ogni piccola provocazione è un'opportunità per diventare più forte. Ogni volta che scegli di respirare invece di esplodere, stai costruendo un muscolo che ti servirà per tutta la vita. Inizia dalle piccole cose. Quella persona che ti taglia la strada nel traffico, quel collega che dice sempre la cosa sbagliata, quell'amico che arriva sempre in ritardo. Usa queste situazioni come palestra per il tuo autocontrollo. E quando le persone vedono che non possono destabilizzarti, che non possono farti perdere la calma, che non possono manipolare le tue emozioni, ti rispettano, perché rispettano la forza. E l'autocontrollo emotivo è la forma più pura di forza che esista. Muoverti nel mondo con sicurezza silenziosa. La fiducia in se stessi è il primo segreto del successo. Emerson. C'è un tipo di fiducia che urla e un tipo di fiducia che sussurra. Quella che urla è spesso compensazione per l'insicurezza. Quella che sussurra è potere autentico. La vera fiducia non ha bisogno di annunciarsi. Si muove silenziosa, sicura, senza fretta. Non cerca conferme perché non ne ha bisogno. Non si giustifica perché sa di avere ragione. Ho osservato questa differenza in palestra. C'è chi solleva pesi enormi facendo rumore, guardandosi allo specchio, cercando l'attenzione di tutti. E c'è chi lavora in silenzio, concentrato, presente. Indovina chi ottiene più rispetto? Ma la vera sicurezza silenziosa va oltre l'apparenza. È un modo di stare al mondo che dice: non ho nulla da dimostrare perché so chi sono. La camminata silenziosa della fiducia si vede in piccoli dettagli, come stringi la mano, come guardi negli occhi, come rispondi quando qualcuno cerca di intimidirti. È nel modo in cui entri in un bar e ordini senza fretta, in come aspetti l'autobus senza controllare ossessivamente l'orologio. Non è arroganza. L'arroganza ha bisogno di dimostrare. La fiducia semplicemente è. Quando cammini con questa fiducia silenziosa, le persone lo sentono. Sentono che non stai recitando un ruolo, che non stai fingendo di essere qualcun altro. Sei semplicemente te stesso e quello è più che sufficiente. Questa fiducia si costruisce con piccole vittorie quotidiane. Ogni promessa che mantieni con te stesso, ogni paura che affronti invece di evitare, ogni volta che scegli di essere autentico invece di compiacere. Ma attenzione, non è qualcosa che conquisti una volta per sempre. È una pratica. Alcuni giorni ti senti più sicuro, altri meno. Il segreto è continuare a camminare con quella stessa energia, anche quando non la senti completamente. E quando cammini con questa energia, accade qualcosa di magico. Le persone iniziano a trattarti diversamente. Non perché hai cambiato loro, ma perché hai cambiato te stesso. La tua sicurezza silenziosa diventa contagiosa e attira rispetto senza doverlo chiedere. Essere così autentico da non poter essere ignorato. Non quello che abbiamo, ma quello che siamo, determina la nostra felicità. Marco Aurelio. Diventare impossibile da ignorare non significa diventare la persona più rumorosa della stanza. Significa diventare la persona più autentica, più centrata, più presente. È la storia di quella persona che conosci e che non ha il lavoro più prestigioso, non guida la macchina più costosa, non ha i followers più numerosi sui social,
Eppure, quando parla, tutti ascoltano. Quando entra in una stanza, l'energia cambia. Quando se ne va, la sua assenza si sente. Cos'ha di speciale? Integrità, coerenza, presenza autentica. Diventare impossibile da ignorare significa vivere in modo così allineato con i tuoi valori che la tua esistenza stessa diventa un messaggio potente. Non devi urlare per essere sentito. Non devi drammatizzare per essere notato. Semplicemente vivi con tale autenticità che è impossibile non riconoscere la tua forza. È quando smetti di inseguire il rispetto e inizi a meritarlo. È quando smetti di cercare l'attenzione e inizi a comandarla naturalmente. È quando smetti di provare il tuo valore e inizi a viverlo. Ma qui sta il paradosso. Più cerchi di essere notato, meno lo sei. Più cerchi di impressionare, meno impressioni. È quando smetti di cercare che inizi a trovare. Ho conosciuto persone che lavorano in silenzio per anni, costruendo qualcosa di significativo, senza mai vantarsene. E quando finalmente emergono, quando il loro lavoro parla per loro, diventano impossibili da ignorare, non perché hanno fatto rumore, ma perché hanno fatto sostanza. Questo processo richiede coraggio. Il coraggio di deludere persone che si aspettano che tu rimanga piccolo. Il coraggio di dire la verità quando è scomoda. Il coraggio di stare da solo piuttosto che in cattiva compagnia. Richiede anche pazienza, perché l'autenticità non è un interruttore che accendi e spegni. È un processo, un divenire continuo. Alcuni giorni sarai più allineato, altri meno, ma ogni giorno in cui scegli di essere te stesso invece di quello che gli altri vogliono che tu sia, stai costruendo qualcosa di indistruttibile. Ma quando vivi così, quando ogni tua azione riflette chi sei veramente, quando la tua presenza diventa un regalo per chi sa apprezzarla, ecco che diventi impossibile da ignorare. Non perché forzi le persone a vederti, ma perché diventi qualcuno che vale la pena di essere visto. E a quel punto, il rispetto non è più qualcosa che cerchi, è qualcosa che ricevi naturalmente, come conseguenza di chi sei diventato. È il risultato inevitabile di una vita vissuta con integrità, coraggio e autenticità. Ricorda, il rispetto non si mendica, si irradia, non si implora, si comanda. E quando finalmente capisci che il tuo valore non è negoziabile, il mondo intero se ne accorge. Da oggi, ogni volta che entri in una stanza, ricordati, non stai chiedendo il permesso di esistere, stai reclamando il tuo spazio, con dignità, con forza, con quella presenza silenziosa che dice tutto senza dire nulla. Il rispetto che meriti inizia dal rispetto che dai a te stesso. E quando quello è incrollabile, nessuno oserà mai più mancarti di rispetto. Fai così e nessuno ti mancherà più di rispetto. Mai più. Se hai trovato valore in queste parole, potrebbe piacerti uno di questi video.